Ciao da Fulvia e ben ritrovati sul mio canale. Questi sono due piccoli tappetini, nel gergo crochet li chiamano rug. Sono realizzati con materiali che avevo, diciamo così, di avanzo, quindi un filato che avevo da terminare e delle piccole striscioline di tessuti appunto che avevo tenuto da parte. La realizzazione è di per sé molto semplice e si presta veramente a tantissime soluzioni. Potete divertirvi e sbizzarrirvi con tutti i colori, tutte le fantasie che volete. Se avete effettivamente dei filati che dovete terminare, li potete unire e diventano bellissime girandole di colori. Lo stesso vale ovviamente per la fettuccina di tessuto che potete intrecciare. Diventano sì dei tappeti, dei rug, ma anche dei bellissimi sottovasi o se realizzati in dimensioni più ampie con dei colori effettivamente magari che si abbinano alla vostra home, al vostro living, alla vostra casa, possono anche diventare dei bellissimi arazzi da appendere sul muro. Bene, vi lascio quindi alle prossime immagini, vi do la mia idea e come ho potuto realizzarvi. Anticipo soltanto che forse la parte più che richiede più attenzione, un po' più di manualità, è effettivamente la parte centrale, vedete la chiocciolina interna. Si tratta quindi di creare questa piccola circonferenza sulla quale poi si sviluppa tutto il resto della chiocciola e del tappeto. È via via comunque una lavorazione veloce, è un punto basso intervallato occasionalmente con catenelle se appunto inizia a tirarvi e quindi aver bisogno di aumenti, ma direi che nella sua complessità è veramente un lavoro sulla quale potete sbizzarrirvi e divertirvi. Vi auguro buono spin, ditemi se vi piace, alla prossima, ciao da Fulvia. Qui vedete altri esempi di come ho realizzato questi tappeti. Questo ha un diametro molto grande, circa dunque diametro 60 centimetri. Ormai l'ho strausato e quindi effettivamente è molto usurato. Anche questo scampoli, filato eseguito tutto con l'uncinetto. E anche per quanto riguarda l'assemblamento ho utilizzato un vecchio cordoncino misto a filato, quindi è proprio un insieme di tecniche e colori e materiali. Anche qui questi sono un po' più colorati. Sto per buttarli, devo essere sincera, perché anche questi ormai sono strausati. È un vecchio gomitolo di lana, anche qui come potete vedere tessuto intrecciato. Per quanto riguarda questi due in particolare, siccome li ho utilizzati in bagno, dietro ho poi anche inserito un piccolo sottotappeto di ciniglia o comunque potete farlo con un asciugamano usurato e vecchio. Bene, vi lascio le prossime immagini così vi faccio vedere che cosa sto eseguendo ora. Da un vecchio tessuto che avevo sto ricavando delle striscioline, quindi più o meno sto facendo una misura ad occhio. Importante è avere la possibilità di girarle quindi su se stesse per creare un piccolo cordoncino. Ho così creato le mie striscette di tessuto e tenuto da parte ancora del filato che posso riutilizzare. È una sorta di ciniglino, sicuramente ha un nome preciso, adesso mi sfugge, comunque è morbido ed è adatto per fare un tappetino.
E poi ho fatto anche delle striscette con un vecchio pantalone di felpa che avevo, è un po' più corposo questo tessuto, perché lo utilizzerò come corpo da rivestire, e cioè, siccome questo tessuto è proprio inesistente, in pratica è trasparente, molto sottile, utilizzerò questo invece in felpa come contenuto, quindi nella lavorazione andrò di fatto a girare intorno a questo tessuto per renderlo più spesso. Con il tessuto più spesso eseguite un piccolo tombolino, ecco qua, un salamino, chiamiamolo così, e con lo strip di rivestimento iniziate a girarci intorno. In questo modo rivestite, ecco qua, l'anima centrale, che nel mio caso è questo tessuto felpato grigio. Questo è invece il tessuto di rivestimento, che sarà poi il colore che darà il tappeto. Con questi primi giri intorno al tondolino io vi consiglio di fermarli con qualche spillo, e una volta per l'appunto creato l'inizio, forse è il caso di farne un altro perché mi scappa, è proprio un tessuto così leggero, ecco qua, blocchiamone un altro pezzo. Creato l'inizio, facciamo proprio un piccolo tondino, lo chiudiamo su se stesso, una chiocciolina che posizioniamo sopra alla coda, così. E lo fisso sempre ok. Sono riuscita a rendervi l'idea, è proprio difficile, però insomma il senso è questo. Quindi una volta chiusa su se stessa questa chiocciolina, prendiamo il filo con cui vogliamo decorare il nostro tappeto. Ho già fatto un anellino di lavorazione e inserisco l'uncinetto proprio nel centro, tiro fuori il mio anello di lavorazione e blocco il filo intorno all'anello di lavorazione. Come vedete, io sono partita dalla parte interna della chiocciolina, quindi partite dall'interno per sviluppare poi l'esterno. Chiudetelo bene radicato ed eseguite altri giri intorno alla chiocciolina. Questa prima fase forse è quella un po' più elaborata, perché si tratta di agganciare insieme di fatto, nel mio caso, 3 elementi, quindi il corpo interno, la strip di decorazione esterna e il filo di lavorazione. Se il vostro strip di colore è già bello corposo, ovviamente non avete l'esigenza di renderlo compatto
tessuto rivestendolo, cioè inserendo appunto un tessuto più spesso. Quindi insomma nel mio caso è stato leggermente più elaborato. Io vi consiglio magari le prime volte di trovare un tessuto già bello spesso, in modo tale da non dover ricorrere a questa soluzione, ma eseguite direttamente la chiocciolina con un unico tessuto. Io qua sono già arrivata a inserire 2 punti, lascio l'anello di lavorazione morbido, entro e chiudo anche con il terzo, semmai lo stringo appunto dopo, e vedete che mi sto avvicinando alla parte lunga del filo. Quindi per il momento, fin quando ancora il corpo della chiocciolina utile, entro. Io adesso sto anche facendo caso agli spilli che ho messo, quindi devo fare attenzione, e sono già a 1 2 3 4, vado avanti ecco, io sto utilizzando un uncinetto 6 perché appunto il mio filato di ciniglia è abbastanza spesso. Voi ovviamente regolatevi con il vostro filato. Vedete, mi sto stringendo sempre più intorno alla chiocciolina centrale. Vado fin quando ho spazio e fin quando arriverò, e ci sono quasi, a toccare il primo punto col filato di ciniglia che ho fatto da questa parte. Prendiamo spazio, attorcigliamo meglio il mio tessuto in modo che non si vedano i baffetti. Ok, chiudo qua. A questo punto tolgo gli spilli perché sto per farmi male. Ok, questo qua è il retro e questo qua è la parte anteriore. Ecco, mi sto girando con la chiocciolina, entro ancora una volta, mi chiudo, e adesso che sono arrivata ad aprirmi, vedete, con il filo che ho in mano, eseguo l'ultimo per chiudere bene il mio centro, lascio il gancio un po' aperto e adesso sarà d'ora in poi un lavoro di continua unione, quindi lo strip di decoro intorno al corpo centrale grigio. Quindi lasciamo un attimo la lavorazione, eseguiamo ancora un paio di giri intorno al nostro nastro. Ecco,
una volta girato questo salamino, diciamo così, bloccatelo sempre con gli spilli, aiutatevi, perché effettivamente altrimenti perdete tanto tempo tutte le volte a rincorrere il nastrino. Io adesso ho fatto soltanto un paio di giri di nastrino colorato, però potete andare fino in fondo ovviamente e girare tutto intorno. Mettiamo anche un altro spilletto e chiudete questo salamino qua intorno così. Sono aiuti che potete darvi, ripeto, nell'eventualità abbiate in lavorazione dei tessuti che scappano. Quindi prendete a questo punto il corpo del filo che si sta formando. Meglio ovviamente che arriviate più vicino possibile al punto, dicevo, iniziale, perché prendete così il primo punto e lo fermate. I successivi infatti saranno sempre mirati a pescare il filamento sotto. Olè. Ok. Per non stringere troppo la vostra chiocciolina, andate un po' a sensibilità, nel senso che è chiaro che ci dovranno essere degli aumenti durante il giro, quindi laddove vedete il filo inserito troppo girato verso destra e non spinto in avanti con la lavorazione, inserite un altro punto subito dopo, subito vicino. Non c'è una regola di base, perché alla fine l'insieme di questi punti risulta comunque carino nella finalità del lavoro. E quindi andate avanti nel pescare il filo sotto e chiuderlo sopra. In questo modo, gradualmente, vedrete formarsi la chiocciolina colorata. Vi do anche un altro consiglio. Io preferisco tenere aperto, cioè morbido, il gancio di lavorazione e quindi entrare con un bassissimo nel filo sottostante e agganciarmi sempre con uno stesso punto bassissimo, lasciando appunto la lavorazione morbida e ampia. Se non riuscite a mantenere questa lavorazione perché la vostra mano tende a stringere un po' il filo, eseguite una catenella di separazione e portatevi avanti. Di fatto non cambia nulla, nella lavorazione non cambia l'aspetto identico, magari vi aiuta a tenere la distanza fra un punto e l'altro. Io lo faccio anche per non mangiare il filato, nel senso che meno punti eseguo di raccordo, più filato ho per aumentare di giri e fare più ampio di diametro il mio tappeto. Spero di sfruttare al massimo questo scampolo che ho e riuscire a fare un tappettino, insomma, che sia degno di essere un tappettino. Bene, proseguiamo quindi a fare
tutti i nostri cicciottini. Vedete i spilli, io mi porto sempre avanti, tolgo gli spilli che non servono più perché poi tendete a non vederli e ve li lasciate dentro nella lavorazione. La nostra chiocciolina iniziale è questa, forse è un po' laboriosa per le prime volte che lo eseguite, ma ripeto, non abbiate fretta, fate più tentativi, utilizzate magari anche diversi filati, diversi tessuti e trovate certamente ciò che vi piace e renda la vostra manualità. Proseguiamo per un po' di giri e vi faccio vedere quindi come viene. Ok, questi quindi sono i primissimi giri. Come vedete stiamo creando questa bellissima chiocciolina multicolor. Arriverete chiaramente al momento in cui dovrete fare gli inserti per aggiungere il tessuto, quindi con pazienza vi posizionate ovviamente nel capo estremo, girate tutto intorno e bloccate sempre con gli spilli la vostra unione. Prendo quindi un'altra strip colorata, il capo dov'è qua? Eh sì, io ho scelto, avevo questo scampolo di tessuto così leggero, ho voluto utilizzarlo lo stesso perché l'ho visto super colorato e mi è piaciuto. Bene, allora stringiamolo un po' e blocchiamo l'inizio della nuova strip. Bene, proseguite di fatto in questo modo fino a misura desiderata. Per aiutarvi nell'inserimento della fettuccina potete eseguire un piccolo forellino e quindi ecco che il vostro gancio interno è eseguito. Potete poi continuare la vostra lavorazione. Arrivata al 10° giro ho deciso di fermarmi e per chiudere semplicemente ho abbassato e ho chiuso stretto stretto il filato al filato sottostante, quindi ho lasciato sempre più scendere il mio tondino intrecciato. I 10 giri li ho calcolati ovviamente dalla chiocciolina interna. Questo è il punto di partenza e quindi da qua ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lo stesso ho ripreso sul lato opposto, quindi per avere esattamente la dimensione di un diametro equilibrato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi qui si interrompe di fatto il mio cerchio e per l'appunto chiudo la circonferenza proprio sullo stesso asse. Terminato quindi questo intreccio con più elementi, decido di fare sempre col filato un giro soltanto di punti per rendere il bordo un po' più evidente. Quindi a punto basso adesso entro nella catenella di circonferenza
ed eseguo un po' di punti. Ovviamente, come dicevo prima, laddove c'è necessità di fare un aumento per tenere la circonferenza ben aperta, inserisco un punto in più laddove sento il lavoro tirare. Direi che possiamo avviarci alla fine e vi faccio poi vedere il risultato finale. Sono arrivata alla fine e ho chiuso anche il secondo giro a punti bassi e così ho definito maggiormente tutta la circonferenza. Ecco, come vedete sono già alla realizzazione di 2 tappetini. Sono entrambi di 10 righe. Quello di destra è venuto leggermente più grande di quello di sinistra. Questo vi testimonia il fatto che anche se si lavora con la stessa tecnica e la stessa manualità, in momenti diversi il risultato può comunque essere leggermente diverso. Evidentemente qui ho stretto di più la lavorazione e quindi ci sono dei millimetri, diciamo così, che danno questa differenza, ma il risultato finale direi che c'è e adesso vado a sostituirli con quelli che voglio eliminare. Questi infatti, come vi ho fatto vedere, sono quelli vecchi. Salverò la parte retro perché è ancora bella e posso comunque riutilizzarla e andrò ad attaccarli ai miei 2 nuovi lavori. Con l'aggiunta anche del tessuto, quindi di questo piccolo asciugamanino sul retro, anche se leggermente rovinato per adattare con la nuova cucitura, va tutto retro e quindi è perfetto così. Ho terminato i miei lavori, sono arrivata ad un diametro di circa 28-29 cm, vado in sostituzione di quelli in precedenza, chiudiamo e definiamo tutto e appunto direi che si possono considerare terminati. Bene, i miei tappeti sono ora nel mio bagno, posso ritenermi soddisfatta e lasciatemi i commenti, li leggo sempre con molto piacere. Alla prossima, ciao da Fulvia!